Oh, stai guardando il film? Ciao Edoardo, come stai? Stanchissimo. Di che Bene. stai meglio di me, ti prego. Sono, tri- Perché tu come stai? sono distrutto. Da un lato sono felice, vedi, ho il popcorn, gli Ah, occhialini da finale, dall'altro è l'ultimo episodio di Basta Fantini. Quindi oh. ho mandato il link a Francesco tipo 10 minuti fa dicendo entra che così facciamo il banter prima che arrivi Edoardo. Non è mai entrato. Il batter. Oh, usi termini strani oggi. Devi fare il burro, cosa devi fare? Devo fare il batter prima che arrivi Edoardo. Sono molto sessuale. Come sta andando in cucina? Come? Fai avanti e indietro. Questo serve per dopo. Ciao Eh, Francesco. non so cosa dirti. Io non so cosa dirti, ma si sente. Cosa si... Ah, cosa si sente? Eh, Adesso ho capito. indovina cosa si sente. Si sente? Si sente sì. Madonna. Francesco! Francesco! Madonna. Come stai? Dove stai? Sei in una stanza di registrazione con delle batterie vicino. Che cazzo hai fatto cadere? Ho fatto cadere, non lo so, è qualcosa che cade ogni volta che capiti te. Ah, benissimo. La mandibola, no, comunque. eh, come va? Ma guarda, il campione dell'inverno tiene fede al suo titolo e si è ammalato, infatti, e quindi benissimo. Cioè, oddio, parlo con il Taskmaster qua che insomma, una miss mica male, quindi siamo in due. Grazie! Ah, no, era in senso Mica. negativo. Devo Ma cercare di guarda, ascoltare. lascio a te una libera interpretazione. Ma allora ti dico, non mi sono tagliato i capelli, non mi sono fatto la barba perché ero depresso perché questo è l'ultimo episodio di Basta Fantini. Però stasera mi sono un po' tirato su, ho fatto i popcorn, ho preso gli occhialini da 3D. Infatti vi vedo Cracker. stra in profondità, ragazzi, sul serio. Wow, pazzesco. Pensa se ti togliessi gli occhiali, le tre dimensioni sparirebbero completamente. È talmente in tre dimensioni che posso mettere la mano e prenderteli. No, non farlo, non farlo! Buonasera, buonasera e benvenuti alla finale di Basta Fantini. Abbiamo qua i due vincitori dei vincitori dei vincitori. Abbiamo il mago marzolino Edoardo, che ha vinto la terza stagione e ha battuto la leonessa d'estate Giulia. E abbiamo il signore oscuro d'inverno, il vincitore della stagione d'inverno, che ha battuto l'imperatrice delle castagne Anna. Questo episodio ha delle regole particolari. Quindi No. intanto ve lo spiego. Ok. Come sempre, durante il vostro turno dovete nominare un personaggio, nominare una categoria e da quel momento in poi non si possono dire più persone che ricadono in quella categoria. Vi ricordo che avete 3 fermi tutti che potete utilizzare sulle persone giocate dagli altri per bloccarle. Nel caso ricadano in una categoria già detta, se il fermi tutti è valido, quella persona viene eliminata. Se finite i vostri 3 fermi tutti, siete fuori dal gioco. A meno che non vinciate il gioco della tromba di stasera. Per cui ricevete un fermi tutti in più. Ok? Quindi non preoccupatevi, usateli quanto volete. C'è una seconda regola che non vi ho detto. Non si parla del Fight Club. Quella è la prima. Ah, E è vero, è dovevi vero. stare zitto. Ho Scusa. preso questo pomeriggio una mezz'ora per scrivere i 250 nomi che abbiamo utilizzato nelle 5 stagioni precedenti di Basta Fantini, ossia 4 stagioni e 2 episodi. Per questa serata non potrete nominare nessuna di queste persone.
Non potrete Ah, bene, giocarla. ottimo, mi sembra bene, mi sembra ottimo, mi sembra benissimo. Che cazzo? Proviamo a perdere 10 minuti solo a leggere questi nomi, in modo tale da che me li segno da qualche Io parte. non li dico i nomi, ok? Se voi Però li volete, sai. se voi nominate una persona, dite vorrei giocare questa persona, io guardo sulla lista, se c'è vi informo che non potete giocarla. Non venite Va eliminati, bene, niente. ottimo, Semplicemente non ottimo. potete Quindi, giocarli. beh, quindi abbiamo praticamente già, cioè, la serata è iniziata ma è già finita, perché ormai abbiamo, cioè, Io ho detto tutti letteralmente, quelli che so. Allora, sapete a chi tocca? Ah, Dayan. Bravissimi, ultima volta. Ehm, dato che non ci sono donne questa serata, perché non ditelo a loro, sono scarse. e- No, abbiamo avuto un sacco di concorrenti straforti e strabrave, però nessuna è qua. Quindi volevo giocare una donna, partire con una donna, e dato che è mm, morta di recente, direi Maggie Smith. E basta mm, persone il cui cognome è nella top 10 dei cognomi più usati al mondo. Tipo Kim, quello al lì. mondo. Al mondo. Ok, al mondo. Io non so, non li ho cercati, però Smith mi sembra abbastanza comune. Mm. Diciamo che ti crediamo sulla fiducia, ecco. Oh, sono entrato nella chiamata pensando a Pippo, quindi devo dire Pippo. Va bene? Potrei iniziare in un modo bastardo. Allora, basta nomi in cui 3 lettere sono uguali. Tipo se ci sono 3 O nel nome. Però devono essere tre o più 3 o più. e devono essere nome e cognome. Allora, avevo pensato solo nome, ma forse solo nome è troppo poco, quindi farei nome e cognome. Grazie, Edoardo. Eh, mamma mia, mamma mia. Ok, dai. Ehm, Stalin, non credo sia già stato nominato, spero almeno. No, Bravo. Madonna, Così che rapido veloce? che sia a leggere i 200. Infatti, che rapido che sia a leggere i 200 giorni. sono in ordine Porca alfabetico, puttana. ce la posso Ah, fare. Ecco. ok. Ok, ecco, ok. Madonna, gli occhiali che funzionano col machine learning per poter leggere i 250 nomi in un nanosecondo. Basta, basta, basta persone, in generale, di tutte le epoche, paesi, basta persone che siano note con uno pseudonimo o soltanto il nome o il cognome. Ok. Oh, questo è bastardissimo. Tu non avevi mai giocato con il Signore Oscuro. No, no, infatti mi sa che... Io avevo un nome che volevo dire, però non lo posso più dire. Per colpa di chi? Edoardo. Ah, Allora, volevo dire DJ Matsunaga, che è un... penso sia volevo il... dirlo io. Peccato. Mm, è il top, diciamo, il campione al primo posto di DJ al mondo, tipo. mm. Matsunaga non è tipo super diffuso come cognome, no scherzo. Lasciamo stare. Quindi giocherei il suo compagno nella band e direi Mhm. Arshintei, mi sembra si chiami. R-Shintei. Mm. Ti crediamo, penso sulla parola perché Non è un Non è il suo cognome. nome. No, è il suo nome d'arte. Pseudonimo, fanculo. Lasciamo stare. ti... Wow, cazzarola. Fermi un Mazza, attimo. non pensavo di metterti così in difficoltà fin da subito. Cioè. Dejan, quante ore hai dormito oggi? Allora, pseudonimo è falso nome di cui si servono alcuni scrittori, vabbè, personaggi famosi, per necessità oggettive, censura, regime di non libertà o soggettive, espressività, anonimato per ragioni sociali o affettive. Grazie. Nome d'arte. Dejan, nome d'arte. Anche nome d'arte. Ma quindi se uno conosce il nome vero ma non il nome d'arte Può e dice il dirlo. nome vero? Può benissimo dirlo. Ok, Ma lui non sarà non il ha la caso. faccia. Non sarà il caso, però. Ma tipo Frida Kahlo.
Sarà il suo nome d'arte perché non ha il doppio cognome, eccetera, tipico di una persona ispanica. Frida Kahlo è Se valida, Frida allora. Kahlo non è il suo nome ma è lo pseudonimo, e allora non vale. Ma se Frida è il suo nome, Ma devi dirmi il cognome, vero? Kahlo. Però, Sei sicuro che siano nome e cognome veri? Allora va bene. però manca un cognome perché lei non ha voluto metterli entrambi. Vabbè, sti cazzi, cioè, o è pseudonimo o è un singolo E nome. No, appunto voglio sapere da te cosa. no, infatti vale. Ok, non Se userò sono Frida Kahlo. entrambi, se sono entrambi veri e nessuno è pseudonimo, va benissimo. Mi sa che passeremo 10 minuti, ragazzi, adesso. Anche un'ora, tranquillo. Sì. Poi tocca a me. A parte che potevi anche evitare di dire che avremmo passato 10 minuti perché penso fosse scontato nel tuo caso, quindi insomma non c'è problema. Sappiamo che sei debole. No, Dejan, guardare ti vedo un po' in la difficoltà, Dejan. Mi biblioteca. sembri, non so, ti sto immaginando con qualche gocciolina di sudore che cala dalla fronte, così. Sei un po' Decisamente. nervoso, sei un po' così, in preda al panico, Dejan. Una persona che è conosciuta soprattutto con il suo nome, ma che può aver Mm. fatto qualcosa con uno pseudonimo. Se mi dici il nome va bene, lo pseudonimo non va bene. Ok. Lo scrittore Gilbert K. Chesterton, non so se abbia fatto qualcosa con un altro pseudonimo, però comunque lui è conosciuto come Gilbert K. Chesterton. Forse ci sono un po' troppe lettere. Hai ragione anche tu. Sto cercando di pensare a un nome, ma è difficilissimo. Mm. Abbiamo tirato delle categorie bestiali. All'inizio non avevamo fatto così hardcore. E bisogna ringraziare il master qui in mezzo, il genio della lampada, che ha detto: ah, ma togliamo 250 nomi da subito. Ah, uno delle mie più grandi crush. Aaron Chen, che è un comico australiano. E basta persone che per lavoro tengono un microfono in mano. Prego. Chen. Perché poteva essere che era uno dei cognomi più diffusi. Chan mi sa molto di cognome molto diffuso. Chen mi sa no. E come mai c'era un Chen australiano e un Chen anche In classe con noi. Austin, Dejan? Sembra diffuso come nome, Dejan. Dai, bisogna controllare quali sono. Fermi. Hai detto usateli, a più non posso. Uso fermi tutti. Allora, Le prime 2 partite di questa stagione sono durate 2 ore ciascuna. Se questa dura 10 minuti, sono per le prime 3 categorie. diciamo che forse la nostra visione del mondo è un po' troppo eurocentrica, Dejan. Non c'è Smith tra i Tra cognomi i, più comuni. tra i primi 10 cognomi del mondo, ti informo che sono tutti quanti asiatici. Beh, strano, perché sono tipo 4 miliardi, quindi insomma, com'è. E il quarto è Chen. Se vuoi ti leggo gli altri 9, però credo che sia... A parte sono tutti nomi assurdi, cioè letteralmente nessuno di noi avrebbe mai detto nulla del genere, tranne tu, naturalmente, master. Bene, 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 no, ma insomma, bene. Io speravo tantissimo che tu potessi battere ogni record. Ho detto, è l'ultima volta, ce la deve fare e ce l'hai fatta. Bravo. Sono il giocatore Molto bene. eliminato il prima possibile. Allora, Gumball Watterson. Sai che devi dire anche la seconda parte, che è la categoria. Sì, sto pensando alla categoria. Il difficile è pensare il nome. Dejan ne sa qualcosa. Basta personaggi con la coda. È più settoriale, dobbiamo andare un pochino... Sì, sì, ha senso.
Allora, Oh no, no. Non ce l'hai sugli Ah. occhiali. Non potevo. Paul Cézanne e basta pittori e pittrici. Ai caramba! Questo è il suono della tromba. È il momento del nostro ultimo gioco nel gioco. Dovete scrivere 3 frutti. A turno ciascuno di noi dovrà dire un frutto, non uno dei propri, e quel frutto verrà eliminato. Quindi se sarà uno dei vostri 3 dovete dirlo e voi perderete una vita. Avete 3 vite perché avete 3 frutti. Ok. È un battaglia navale fruttifero. Sì, Sì? Ok. direi di sì. Mm, Mi piace come non sappiate nominare 3 frutti nell'arco di un minuto. Devono essere 3 frutti difficili. infatti, nessuno di noi due è sveglio quanto te che avrà messo mela, pera e banana. Cioè, Siete pronti? cavolo, che cose. Sì, Certo. abbiamo i 3. Ok. Pompelmo. Come detto, mela. Lampone, Banana. Kiwi. mirtillo, Papaya. Ho detto ribes alla fine. Ribes. no. Sono il più prevedibile di 3, pazzesco. Mango, Anguria. Melone. fragola, Prugna. Albicocca. ciliegia. Oh, grazie a Dio. Pesca. Albicocca ha detto? L'hai detto te 3 turni. Sì. Cosa mangia? Arancia. Ananas. Frutto della passione. Aspetta un momento. Durian. Scusa? Il durian, quello che Sì. puzza un casino. Ah, bastardo, cazzone. Frutto della passione, si chiama anche così. Avocado, Mandarino. Melograno. limone, Sto pensando, non conosco tanta altra frutta, a parte quella che ho qua, appunto. inizia a far male anche il dito, aiuto. Questa è la vera sfida. Sto pensando ai tipi di yogurt che mangio. Le bacche di goji. Clementine. Cedro, Ok, su una vi posso dare un indizio perché è tipo un incrocio. È mandarancio. No, neanche. Uva. l'alche Kenji. Eh? Eh? Noci di cocco. Datteri. Vabbè, se consideriamo anche la frutta secca e a guscio, la nocciola. Susina. Castagne. Bello. Anche Oh, ma che cazzo di frutti avete messo? Oh, ma seriamente, cioè, frutti con la Z non ti vengono. Ma già con la N. Nespola. Ah, giuggiole. oddio santo. Il pomodoro è un frutto? Sì. Sì che è un frutto. Pomodoro, allora. Ok. Che cazzo. Quanta frutta esiste al mondo che io non riesco a... Tanto. E a quanto pare ne conosci più di quanta ne conosca io. Quindi Io, panico totale, mi sono dimenticato quali frutti ho detto. io passo. Come passi? No, non si può passare, dai. Non riesco a spararvi, vi lascio dare voi No. e possiate sparare a me. Se tutti e 3 passiamo, allora si scopre quali erano i nomi, altrimenti Ok, voi avete ancora calco. Tirinca. Non volevo essere volgare, ma... Io dico il lici. Ecco come si chiamava. È quello che volevo mettere, ma non mi veniva il nome. Quindi Ecco, pochissimo, non porca era vero. puttana. Edoardo, hai qualche nome da dire? No, non mi viene più niente. Penso che devo passare anch'io. Io necessariamente devo andare avanti fino alla morte perché questi due sono uno, quindi. Mandorla, Non c'era frutta secca, abbiamo detto. tocca ancora a me, quindi. Tocca solo a te. Tocca solo a me. Le altre Oddio, partite duravano 2 ore per il gioco. Lo so. Questa durerà 2 ore per il gioco della tromba. Non so, l'amarena. E tu mi hai detto che io conosco questo frutto, ma che cazzo di frutto conosco io? Ma sei matto. L'amolo,
Il lime. Cazzarola! Sì, Ok. sì, porca, ti porterò con me nella tomba, Dre. Aiuto, Francesco, mamma mia. rimane un minuto per il... Un minuto. Quindi è meglio Porca se troia. finiamo e vediamo quali erano gli altri. No, No. no. Ian, Dimmi, tu perché hai ancora un dito su? perché mi manca ancora un frutto? A parte che hai stesi i dati e mi è arrivato il messaggio, ma io li ho detti tutti e tre. Non avete detto pera? Sì, No. l'ho detto io. No, Sì, no, sì, no, sì. no. Allora, la ciliegia è stata detta, il lime è stato È detto, stato la detto. pera non l'abbiamo detta. Non avete detto la pera. A me sembra di Io sì. pensavo che i primi che avessimo detto fossero mela, pera, banana. No, quelli che hai detto. I primi che diremo probabilmente sono mela, pera e banana. E invece dopo... Non abbiamo detto la pera, pazzesco. Pazzesco. Quindi, allora... Avere gli stessi punti di uno che ha messo la pera, ma farò seppuku. Quindi siamo saltati di chiamata, abbiamo ricevuto i nostri messaggi, quindi ormai li sappiamo. A me Mhm. è rimasta 1, la pera. Basso, a te è rimasto cosa? Il pomelo, che secondo me è quello che ha messo lui, perché mi ha detto che il mapo era molto simile, ma mi sa che a questo punto forse non era neanche il pomelo. Edoardo? Era il pomelo. Porca di una troia. Allora, Francesco, perdi il tuo dito e Edoardo perdi un dito. E Edoardo, a te cosa rimane? Io Il melone tondo, che è a sua volta un incrocio tra... È una cosa molto di giù che qua non si trova, però mio papà l'ha comprato di recente ed è buonissimo. È un incrocio tra cetriolo e melone bianco. Beh, ma mai visto. è un tipo di melone, abbiamo detto melone. Però quando dicevamo, ah ma clementina, no, è come dire mandarino, è una cosa diversa. Allora, io ed Edoardo abbiamo vinto. E sono dall'altra Di qua? parte, Edoardo. Vabbè, la tua vittoria, Dejan, cade nel tartaro, come ben sappiamo, Beh, ovviamente. ma se Edoardo fosse stato eliminato per il melone, avrei vinto con la pera, ci pensate? Vergognoso. E adesso lancia incrociale e si aspetta. E mo. Tutti i jazzisti che mi vengono in mente li ho già detti. Sei O sicuro? hanno tante lettere uguali. Vuoi Sì. ripassarli? Allora, Louis Armstrong l'ho detto? No. Davvero? Sì, non l'hai detto. Wow, ok. È che nei jazzisti tutti quanti si chiamano con nomi non proprio loro. Adesso ci penso. Vi chiamo domani. Non mi preoccupate. Lester Young, secondo me, si chiama Lester Young. così. Cazzo, mi tiro un botto la zappa sui piedi, però la tiro anche a te. Basta nomi che iniziano con una consonante. Io ho tolto i pittori, abbiamo tolto le code, abbiamo tolto le 3 lettere almeno 3 lettere uguali, abbiamo tolto Anton Chekhov, l'ho già detto? L'ho detto io, No! nella prima Pezzo stagione. di merda, bastardo. Ma porca puttana, dovevi dire tu Chekhov seriamente? Cioè, tu? No, avessi detto questa mi sarei inculato da solo. Oddio, anche questo ha 3 lettere uguali, Dio, Madonna. Perché è più bestemmia dare a Dio del maiale che della Madonna? No, per me è equivalente, per me è assolutamente uguale. Quindi il maiale è Allora, uguale alla Madonna. ecco, in modo tale da essere estremamente misogino, mi fa sembrare veramente un mostro con questa cosa. Allora, allora,
Ho già detto Anton Bruckner. No. Oh. Basta compositori. Ecco. Sulla I lunga abbiamo detto La I lunga sarebbe la era un J. misto tra vocale e consonante, quindi... Ah sì. La Y è uscita 2 o 3 volte su Bastafantini come la fottuta Y, che può essere Sì. sia vocale che consonante. La J non l'abbiamo mai affrontata. La J, secondo me, è una consonante. Cazzo, ok, anche secondo me, volevo vedere. Ma anche e soprattutto, cioè, Francesco mi ha detto, cerchiamo di renderla corta sta partita. E io ho detto, ma sì, facciamo un gioco della tromba cortissimo allora, perché basta solo nominare frutta. E siamo qui un'ora e mezza dopo. È impossibile. Ah, è possibile, però tutti ci tengono, quindi... Grazie Edoardo per tenerci. Non credere che non voglia bene a Francesco, solo che voglio che tu vinca rispetto a lui. Mhm. No, ma è comprensibile. Mi sono impegnato per atteggiare un po' a villain, quindi insomma, vorrei che il mio lavoro venisse riconosciuto. A Sketchum basta nomi che vogliono dire qualcosa. Ash, cenere. Ok, In che lingua? in Giusto. generale. No, facciamo solo in inglese. Solo in inglese. Oddio, devo pensare a qualcosa che inizi con una vocale. Enrico Fermi, è già stato detto? No. Ah, tu Ah, non hai questo te neanche lo controllato, proprio così, sapevi benissimo che... ok. D'accordo, le Ragazzi, tue capacità di analisi e di calcolo mi stupiscono sempre di più. Allora, Enrico Fermi e basta scienziati. In generale, scienziati, scienziate. Basta, ha rotto il cazzo. di solito si parte così e poi pian piano le categorie diventano così. Nella stagione con Francesco era tipo così. Oggi è stato tipo... Mi è venuto un nome che però non riesco a collegare un volto. Se io dicessi i nomi di Pokémon, è un nome singolo, non hanno il cognome. Però è come fosse il nome completo. Però abbiamo detto Driver. Sì, dai, direi di Facciamo vedere. sì, anche perché anche per me rappresentano una categoria alla quale attingere intensamente, quindi dai, diciamo che rimangono utilizzabili. Va bene. Ah, ma hai detto basta persone. I Pokémon non sono persone, quindi teoricamente sono esclusi dall'eliminazione. Ok. Ora, dopo che mi hai detto questa cosa per rassicurarmi, io posso fare lo stronzo e dire basta Pokémon. Esatto, infatti, esattamente. Ma non hai detto il Sì. Pokémon? Urshifu. No, cacchio, aspetta. Non ha la coda. La pre-evoluzione ce l'ha, l'evoluzione no. Però non sono così sicuro, quindi cambio, aspetta. Allora, vediamo. Aerodactyl ha la coda. Decisamente ha la coda. Uno lo devo trovare senza coda. Maledizione. Dei Pokémon hanno tutti la coda e i baffi. Non so perché gli fanno i baffi. A quelli delle ultime generazioni. Però c'è un Pokémon vagina. Cioè, non esplicitamente. Cerca Cloyster, guarda. E dimmi. Infatti, pensavo a Cloyster. Sono sicuro che un Pokémon senza coda c'è. Perfetto. Che ha un vocale. Ma nel caso tu non riesca a dirlo. Electabuzz. Vediamo se ha le troppe E. È una palla, quindi non ha la coda. Ok. Basta Pokémon. Un secondo che conto. Non pensavo che la coda mi mettesse così in difficoltà. Allora, sono indeciso se usare un fermi tutti oppure no. Wow. Oh, per cosa? Perché tu hai detto Electabuzz, ma stavi pensando a Electrode, dato che hai parlato di palla. Sì, sì. Ed Electabuzz è un umanoide. È un umanoide, però non ha neanche lui la coda, mi sa.
ce l'ha. Allora dovevo dire Electivire, forse pensavo. Edoardo, sei stato distrutto solo su un punto di vista... Nel mio campo, wow. Ma un Pokémon senza coda lo trovavo. Prima o poi ci penso. Vediamo se Urshifu ce l'ha invece la coda, perché se Un no po'. potevo dire Urshifu e basta. Secondo me un No, quelle Urshifu cose ce che l'avresti sembrano un fatta. vestito. Sì, secondo me sì. Se vuoi idea possiamo portare avanti questa live per almeno 3 ore, perché ce ne sono più tipo 1000, quindi... No, vi prego. Non vuoi? Molti non li so, però. Neanche io. Sarà una partita a parte, solo Pokémon. Potremmo fare basta possiamo fantini fare. Pokémon. Comunque, siamo arrivati alla fine. Abbiamo Edoardo che ha dimostrato conoscenze musicali, magiche e pokémonali, non so come si dica, pazzesche, Pokémon. ma comunque non è riuscito a aggrapparsi alla vittoria. E il signor Alla coda della Oscuro vittoria. Alla coda. e il malaticcio signor Oscuro Francesco, che ha vinto Sì. la serie d'inverno, ha vinto anche la finale dei finali e quindi può essere chiamato il campione di Basta Fantini. Vabbè, la sala d'onore, dov'è? Io pensavo di regalare ai vincitori di ciascuna serie e al vincitore finale un trofeo con un fantino. Mhm. Però costava troppo, Però- quindi ti darò una cioccolata. Yeah. Oddio. Se vuoi ti do il mio indirizzo di casa, così spesci per Amazon. Ma insomma. ci possiamo Però ti trovare, prego di- insomma. Sì, hai ragione. Deve essere rigorosamente 20, però, perché costa, quindi... Tu mi dici quale e io te la compro. Edoardo, se te vuoi un pacchetto di popcorn, me lo puoi chiedere. Posso cioccolata? Può essere, vedremo. Quanti soldi mi lascia Beh. lui? Ok. Comunque, stretta di mano finale.